Ciao a tutti, benvenuti su Menti Taro. Oggi con questo interattivo vediamo che nuovo ciclo si sta per aprire nella nostra vita. Come tutti questi interattivi è una lettura che copre i prossimi 2 o 3 mesi parte dal momento in cui guardate il video, forse anche tra qualche anno. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere, la prima con il quarzo citrino dorato, la seconda con l'opale bianco e la terza con l'ametista viola. Potete fermare un attimo il video per scegliere con calma, però seguendo il vostro istinto, la variante che vi comunica di più, dopodiché potete saltare il video fino al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante del quarzo citrino dorato e vediamo subito la risposta della Akashic Tarot, che è un oracolo tra un oracolo e un mazzo di tarocchi, diciamo una cosa di mezzo, che ci permette anche di accedere con particolari rituali ai registri akashici. Vediamo cosa viene fuori e abbiamo la carta della cascata, The Waterfall. È una bella carta perché rappresenta l'energia vitale e nel caso vostro che avete scelto il quarzo citrino dorato, in questo momento della vostra vita la vostra forza vitale scorre libera, fluida come in una cascata, anche direi in maniera abbastanza forte, dirompente, no? Non so se siete mai stati vicino a una cascata, però insomma si sente proprio l'energia dell'elemento dell'acqua, no? È una cosa anche molto rumorosa, molto vitale. Quindi la vostra, diciamo, fase in cui il vostro nuovo ciclo sta sorgendo, sta in parte esplodendo, come appunto succede quando una massa d'acqua cade da una cascata. Vediamo adesso la carta dei tarocchi vicina e abbiamo la torre. Beh, la torre è la carta appunto del cambiamento improvviso, inaspettato e molto forte, anche in questo caso abbastanza distruttivo e dirompente. Vedete, si sfalda la torre proprio. Ehm, Insieme alla carta della cascata dà proprio l'idea che si sta aprendo un ciclo nella vostra vita che in maniera improvvisa, come un'inondazione appunto, più che una cascata direi, c'è un cambiamento nella vostra vita che porterà a una liberazione, volendo, a un fluire della vostra energia vitale, finalmente libera, riuscirà ad espandersi. Può essere dovuto a un cambiamento di prospettiva molto forte, può essere dovuto a una rivalutazione della vostra vita, può essere dovuto anche a un evento esterno che toglie molte sovrastrutture che impedivano appunto il fluire vitale della vostra energia. Vediamo adesso cosa dicono nei dettagli le altre carte dei tarocchi. E abbiamo il re di spade, il 5 di coppe e il paggio di bastoni. Dunque, questi diciamo descrivono in parte le conseguenze di questa forza dirompente, di questo cambiamento improvviso. Perderete probabilmente delle cose a cui tenevate con il 5 di coppe, dovrete lasciare dietro di voi appunto
delle situazioni, delle relazioni a cui tenevate, però sicuramente si aprirà un percorso nuovo con il paggio di bastoni, che è un po' la carta dell'avventuriero. Questa carta indica proprio un percorso che nasce nuovo, pieno di sorprese, pieno di avventure, e vi incoraggia anche a percorrere questo nuovo ciclo, questo nuovo percorso che si apre avanti a voi in maniera curiosa e anche con una certa dose di entusiasmo. La carta del re di spade sta a indicare comunque che voi avete la lungimiranza, diciamo la capacità intellettuale per gestire questo cambiamento, anche se appunto a livello emotivo può comportare delle perdite, e sarà appunto abbastanza forte nella vostra vita, però appunto riuscirete a avere l'acume e la lucidità con il re di spade, che è questo bellissimo samurai, per appunto capire la validità di questo cambiamento per il lungo periodo. Vedete, c'è questa rondine che copre l'occhio del samurai, del re di spade, che sta proprio a indicare un obiettivo, una lungimiranza, una visione di lungo periodo, la capacità di prendere delle decisioni importanti, anche se magari possono comportare appunto dei tagli nella vostra vita, delle perdite, del lasciare dietro di voi col 5 di coppe alcune cose che possono appunto come dire, comportare anche una sorta di sofferenza, perché appunto comunque sono delle cose o delle situazioni o delle relazioni che lascerete dietro le spalle, però appunto sono come dei tagli che sono necessari, mi dà l'idea, per poter poi andare verso un nuovo percorso. È una cosa che a un certo punto vi dovete prendere una decisione di questo tipo. Sembra che proprio dovete tagliare dei rami secchi, no? Qui tanto bene, qui si vede proprio una ragazza che tiene con sé un ramo di fiori, e alcuni devono cadere nell'acqua per poter avanzare, perché magari è troppo pesante altrimenti per andare oltre nell'acqua. Quindi sono decisioni che dovrete fare voi, che però appunto saranno in parte necessarie per avviare un nuovo percorso che è segnalato dal paggio di bastoni. Sicuramente comunque è un ciclo che inizia in maniera abbastanza irruenta, però appunto è come se voi liberaste con questa carta della cascata una forza dentro di voi che era un po' costretta da delle sovrastrutture che solitamente appunto sono simboleggiate dalla torre, le sovrastrutture mentali, sociali, come se foste stati un attimo compressi da regole, da limiti mentali un po' imposti dalla società o da altre persone, mentre adesso riuscite, buttandole vie, a far fluire la vostra energia vitale in maniera libera, così da potersi appunto esprimere. Come se non ce la faceste più, doveste proprio prendere questo tipo di decisione, anche come se in parte sia una vostra decisione, visto che c'è appunto il re di spade, quello di buttare giù un po' tutto e esprimere se stessi in maniera più libera e prendere appunto un percorso diverso, molto più libero, più in linea con ciò che volete veramente. Vediamo adesso cosa consiglia il mazzo degli archetipi, su che atteggiamento è meglio per voi. E abbiamo la carta dello schiavo. Questa è la carta dell'arrendersi
arrendersi a ciò che sta arrivando, perché poi alla fine, se avete fiducia nelle forze che ci circondano, l'energia vitale che è dentro di voi, che vi circonda, comunque sono cambiamenti che, sebbene possono essere anche volendo un po' dolorosi o comunque scioccanti, in realtà sono danno dei benefici a voi nel lungo periodo, sicuramente, magari anche un po' prima, però sicuramente mentre questo cambiamento si manifesta avrete delle perdite anche a livello emotivo, insomma delle sofferenze, delle cose che dovrete lasciare dietro di voi. Però appunto la carta dello schiavo sta a indicare che dovete fidarvi, non combattere questo cambiamento che sta arrivando, ma seguire il flusso, e poi riuscirete appunto a avere un'energia rinnovata dentro di voi, come questa cascata, no? La forza dell'acqua che finalmente è libera di scorrere dove vuole lei. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella con l'opale bianco. E vediamo subito la carta della Akashic Tarot, che è un oracolo che è un po' tra l'oracolo e i tarocchi. E vediamo che abbiamo The Divine Physician, che sarebbe il divino guaritore o il divin dottore, diciamo. Vedete che è questa persona in bianco che con la mano guarisce, ha una brocca con dell'acqua appunto che porta appunto guarigione, ecco. E è una bella carta, vuol dire che delle ferite che avete dentro di voi in questo nuovo ciclo che si sta aprendo nella vostra vita stanno per appunto essere curate, stanno per rimarginarsi. Vediamo adesso la carta dei tarocchi corrispondente e abbiamo il 9 di bastoni. Questo è interessante perché indica proprio la persona ferita. Vedete questa ragazza vicino a un ramo di rose, è stata ferita con le spine e vedete le ferite sulla camicia. Venite da un periodo probabilmente difficile che vi ha ferito, di cui ancora portate dentro di voi delle ferite che vi come dire, forza un po' a chiudervi all'esterno, state sulla difensiva, avete delle paure interne, non vi esponete più di tanto. Il 9 di bastoni di solito appunto è una persona che si trincera dietro una barriera, un muro, appunto perché è venuto da un periodo di battaglia e se ne aspetta altre davanti. Beh, queste ferite interne che voi avete, che possono venire anche da un periodo diciamo lontano, non devono essere per forza recenti, che però ancora sanguinano, verranno appunto in questo nuovo ciclo guarite, nel senso che voi riuscirete ad andare oltre queste ferite, a dimenticarle, a accettarle, a passare oltre, andare oltre con la vostra vita. Può essere anche grazie a una persona che incontrerete, perché la carta del
del guaritore divino, può indicare proprio una persona fisica, un qualcuno, un incontro comunque che vi può aiutare in questo senso. Vediamo adesso i dettagli con le carte dei tarocchi e abbiamo la regina di spade, il 4 di denari e il 7 di spade. Sì, non sono disegnate le spade, però è il 7 di spade. Dunque, queste due carte del 4 di denari e del 7 di spade, così in questa posizione, dà proprio l'idea che ci sia un blocco dentro di voi, dove voi vi state, come dire, trincerando in voi stessi, no? Nella vostra comfort zone, nella vostra casa, proprio anche qui c'è proprio il simbolo della barriera, del muro che ponete tra voi e il mondo. Vedete, questa ragazza si sta chiudendo in casa, fondamentalmente chiude a chiave il cancello che porta alla sua abitazione, quindi non vi esponete, avete come paura di perdere anche dei beni materiali, di avere paura di perdere qualcosa a cui tenete, avete paura che ci siano delle persone attorno a voi che possono danneggiarvi, quella del 7 di spade, la tipica carta del ladro per dire, e in questo caso ha senso proprio la interpretazione del ladro, comunque è come se voi foste stati feriti da una persona in passato e ancora temete appunto che si ripeta la stessa situazione. Siete molto chiusi nei confronti del mondo esterno. La regina di spade in questo sta a indicare che non riuscite ad esprimere l'energia della regina di spade con questo atteggiamento di chiusura. Vedete che è come se questo 4 di denari bloccasse la visuale della regina di spade che sta con un canocchiale e cerca di vedere oltre il cancello, diciamo. Però non ci riesce perché questo 4 di denari sta bloccando la visuale o sta bloccando i movimenti di questa regina di spade. Cosa vuol dire? La regina di spade è una persona che è sicura di se stessa, è razionale, ha una visione, vede oltre, ha dei progetti, però non riesce, o meglio, voi non riuscite appunto a manifestare questa visione, questi progetti che vorreste appunto manifestare. Perché avete delle paure, avete paura di uscire nel mondo, avete paura di perdere delle sicurezze che avete accumulato appunto per opera di qualcun altro. Qui la bellissima figura del 7 di spade che è qualcuno che un essere che come un serpente ruba le uova dell'uccellino, no? Meglio, sembrano uova di struzzo a dir la verità, ma insomma è un ladro. Quindi voi avete dei progetti, voi avete delle aspettative, voi vorreste buttarvi non in maniera, diciamo, appunto, in maniera tipo il matto, senza pensare così, in maniera un po' scellerata. Anzi, la regina di spade è una persona che pensa, appunto, è una persona che pondera, però appunto anche ponderando, anche facendo dei progetti nel dettaglio, siete frenati da questa paura di perdere delle sicurezze, delle risorse che avete accumulato per opera di qualcuno, a me dà proprio l'idea che avete paura di qualcuno in particolare, però può essere anche appunto
per opera di altre persone, magari avete dei progetti, avete paura che ve li copino, oppure che se è nel lavoro avete paura della competizione, eccetera. Sono però paure che, come esprime il 9 di bastoni, vi frenano. Sono delle paure dentro di voi, delle paure non oggettive per un certo verso, ecco, mettiamola così, sono ferite in parte emotive, ecco, che riuscirete appunto in questo nuovo ciclo a superare, essere più razionale, come indica la Regina di Spade, grazie a probabilmente delle persone, una istituzione, un qualcosa che vi permetterà di andare oltre, di rimarginare queste ferite e finalmente di avere la sicurezza in voi stessi che meritate. Vediamo adesso cosa vi consiglia la carta degli archetipi, come atteggiamento che è meglio tenere in questa fase, e abbiamo la carta dello studente che indica appunto l'apertura a migliorare se stessi, a studiare, a apprendere cose nuove, a non, anche più in generale, non sentirsi sicuri di sapere tutte le risposte, però appunto essere aperto a magari a una nuova persona che è quella del guaritore divino, che vi potrebbe appunto aiutare in questo frangente, o comunque avete dei progetti di studio, avete dei progetti di lavoro che potrete portare avanti se vi aprite appunto a migliorare voi stessi dal punto di vista proprio di conoscenza, quella conoscenza che magari vi permetterebbe di aumentare la vostra sicurezza in voi stessi in questo frangente. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla terza lettura, la terza variante, quella della ametista viola. E vediamo subito la carta della Akashic Tarot, che è un mazzo di tarocchi che è un po' più un oracolo, è un mix, diciamo, che permette anche di accedere con un particolare rituale ai registri akashici. E adesso vediamo che c'è il 2 di chiavi, the treasure, il tesoro. Dunque, qui vediamo un uomo che vede i suoi valori, il suo tesoro che teneva in questa cassa aperto e preso da qualcuno. Vedete, tutto in disordine nella stanza, ci sono come stati dei ladri, e però rimane una piccola scatola qui dietro di lui con una luce che fuoriesce. Questa scatola non è stata toccata. È una carta che simboleggia ovviamente una perdita è qualcosa di importante, che però appunto ricorda che in realtà è rimasto qualcosa di valore per voi, da cui potete ripartire. Mi ricorda molto il 5 di coppe in questo senso. Sicuramente appunto è una carta non felicissima, nel senso che appunto c'è un qualcosa a cui tenete che va tolto, che vi è stato tolto, che è perduto. Vediamo adesso la carta dei tarocchi corrispondente. Abbiamo l'asso di bastoni. Beh, questa è una carta molto bella che indica appunto energia vitale, nuovi inizi, nuove storie, un qualcosa che cresce, che nasce, che sta a voi però appunto manifestare, nel senso che è un'energia primordiale, quella dell'asso di bastoni, è un qualcosa che è nell'aria e che però appunto sta anche a voi, con le vostre azioni, puoi porre in essere e dargli forma.
È un po' questa energia quella che viene rappresentata qui con questa luce che fuoriesce da questa scatola dietro le spalle dell'uomo. Non so se la vedete. Adesso vediamo i dettagli con le altre carte dei tarocchi. Cosa ci dicono? E abbiamo il 6 di spade, l'8 di coppe e la carta della forza. Beh, qui sta a indicare che questa nuova fase, questo nuovo ciclo che si apre davanti a voi, vi permetterà di andare verso una direzione molto più positiva, dove vi sentirete molto più forti di voi, dove ci sarà un nuovo inizio, perché il 6 di spade e l'8 di coppe sono due carte di viaggio. Può essere un viaggio fisico, può essere più in generale una partenza da una situazione che non vi piace più, che non fa più per voi e che lasciate quindi alle spalle. In particolare il 6 di spade indica, vedete qui c'è una specie di ancora sopra un'isola, come a dire che andrete in una nuova situazione, un nuovo luogo fisico, mentale, dove vi sentirete più ancorati, più in pace con voi stessi. E l'otto di coppe indica proprio un voler lasciare alle spalle, andare verso una direzione diversa, lasciare alle spalle questa situazione. Evidentemente sta proprio a indicare che avete perso delle cose importanti, però in questa nuova fase che si sta aprendo avrete finalmente la forza, con la carta della forza, che è un arcano maggiore, quindi è importante, avrete la forza di riniziare, di ricominciare da capo e questo nuovo cammino sarà ricco di energia e di vitalità, come indica l'asso di bastoni. È una stesa appunto che vi incita a andare oltre questa perdita, raccogliere le risorse che voi avete con voi e riniziare da capo, risollevarvi, perché promette appunto la possibilità di iniziare un nuovo cammino, un nuovo cammino rigenerante, un nuovo cammino dove finalmente potrete inventare la vostra nuova storia. Infatti qui c'è sto fiore che esce da un libro, quindi è come se riniziaste a scrivere la vostra vita dall'inizio, una nuova storia che si sviluppa grazie alle vostre capacità. Vediamo adesso cosa consiglia la carta degli archetipi, su che tipo di atteggiamento è meglio tenere in questo frangente. E abbiamo la carta del servo, del cameriere, del servo, insomma di una persona che ha un lavoro non ben pagato. E questa carta vi incita, proprio c'è esplicitamente scritto, a non usare la mancanza di soldi come una scusa per non andare oltre, non perseguire i vostri sogni o non continuare con la vostra vita. Quindi non piangere su quello che è andato perduto, bensì appunto in realtà voi avete le risorse, come indica la carta del servo, del servo per riniziare, per perseguire i vostri sogni, per riscrivere la vostra vita. Voi avete le forze, voi avete le capacità, come indica questa bellissima carta della forza, per andare oltre, per guarire anche emotivamente da questa perdita, per andare verso una nuova strada, un nuovo cammino.
E l'asso di bastoni è una bellissima carta perché proprio promette appunto un nuovo cammino che si sviluppa davanti a voi, grazie alle vostre capacità, perché voi ne avete. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!